Il 12 gennaio 2019 ho fatto il mio quarto trasloco in soli 6 anni di Londra e dopo aver chiuso l'ennesimo box e aver fatto 3 giri tra un appartamento e l'altro mi sono detta: da oggi divento minimalista. In verità è stata una frase detta un po' così, senza saperne quasi il valore reale dell'essere minimalista. Ad ogni modo, da quel giorno una serie di episodi sono andati a svilupparsi ed è dal 12 gennaio 2019 che non compro la bellezza di 60 cose. Questo mi ha portato ad avere dei risparmi in più, mi ha reso più responsabile nei confronti dell'ambiente e nei confronti di una sostenibilità che sto andando a scoprire ogni giorno sempre di più, rivolgendomi sempre di più a questo nuovo stile di vita che è appunto il minimalismo. Diciamo la verità, io non me ne sono neanche accorta che stavo percorrendo la strada del minimalismo, è stato più un istinto di sopravvivenza. Eccole qui dunque le 60 cose che non compro più: risparmio, sostenibilità e minimalismo. Dunque, partiamo dalla cosa che mi piace di più in assoluto: le scarpe. Quando ho fatto il trasloco a gennaio avevo 3 borse enormi piene di scarpe, molte di queste che sono scomode o ho portato davvero solo una volta. Ed è così che da gennaio 2019, quindi ormai è un anno e mezzo, che io non compro più scarpe, con eccezione di un paio di scarpe da ginnastica che ho comprato, me lo ricordo esattamente, giugno 2019, prima del mio viaggio in America, semplicemente perché mi servivano. La seconda cosa in assoluto che mi piace comprare sono i vestiti, cioè andare a fare shopping è una cosa troppo figa. Però è da gennaio 2019 che io non compro più magliette, pantaloni, maglioni. È da una vita che cerco di evitare negozi quali Zara, H&M, Mango, Primark, proprio per evitare questo consumismo di massa che si sviluppa in questi negozi. Piuttosto vado a comprare nei negozi dell'usato, in questo modo so di avere un occhio di riguardo per il mio portafoglio e soprattutto un occhio di riguardo alla sostenibilità e all'ambiente. Si chiamano negozi dell'usato, ma in verità dentro si trovano vestiti, merce in generale della stagione precedente o di 2 stagioni precedenti che i negozi non sono mai riusciti a vendere e di conseguenza vengono venduti a un quarto del prezzo. Borse per ogni occasione. Troppe. La borsa gialla, rossa, verdina, verde chiaro, verde scuro, beige, grigia, nera. Non se ne può più, l'armadio pieno di borse. 2 borse servono, una grande per tutti i giorni e una piccola per le occasioni. Reggiseni. Questa può sembrare un po' strana, ma cioè cosa me ne faccio di 10 paia di reggiseni? Un paio di tette c'ho, dove vado con 10 reggiseni? Il rosso un po' più scuro, rosa, nero, nero e rosa, bianco color panna, grigio e rosa. No, 2 paia, uno nero e uno bianco, lavi uno e metti l'altro, basta. Non ne compro più, finisco quelli che ho e poi comprerò solo quelli che mi serviranno e non esagererò più con i reggiseni e l'intimo in generale. Bigiotteria. Come vedete dai miei video non indosso mai gioielli o bigiotteria, c'è solo un paio di orecchini che li metto quando mi ricordo e solo un elastico per i capelli con me, nient'altro. Quindi basta con gioielli di scarsa qualità che durano poche volte e poi si rompono. Qualora deciderò di investire, mi rivolgerò a prodotti di qualità che stiano bene con qualsiasi outfit, quindi cose molto semplici e neutre. Accessori. Per accessori intendo cinture, sciarpe, cappelli, occhiali, anche quelle cose lì ridotte al minimo, così evito anche di accumulare cose in eccessivo. Dentifricio chimico, non compro più dentifricio nei tubi di plastica, sostanzialmente quei prodotti che compri al supermercato sono pieni di chimici all'interno. Compro piuttosto un dentifricio che può essere sia di pasta o in polvere, che contiene solo prodotti naturali e soprattutto è contenuto in un barattolino di vetro
con un tappo di alluminio che poi può essere facilmente riciclato. Colluttorio chimico, esattamente come il dentifricio, non compro più il colluttorio nella bottiglia grande di plastica. Anche qui ho deciso di eliminare la plastica, compro piuttosto delle pastigliette di colluttorio che si dissolvono nell'acqua e anche queste sono contenute in un contenitore di vetro con tappo di alluminio. Anche qui mi rivolgo alla sostenibilità e al risparmio. Perché, come detto in un video precedente, questi prodotti tendono a costare di più, ma hanno anche una durata molto più lunga. Deodoranti spray. Non compro più deodoranti spray, sono ormai 6 anni che uso la pietra. Ho acquistato questa pietra qui a Londra 6 anni fa, pagata circa 5 sterline e la sto ancora utilizzando. Anche perché non dimentichiamoci che i deodoranti commerciali contengono metalli pesanti che ovviamente non fanno bene per il nostro corpo. Shampoo liquido e confezionato. Non compro più prodotti confezionati, compro prodotti solidi che si trovano nei negozi Zero Waste, dove tutti i prodotti vengono acquistati senza packaging. Balsamo liquido e confezionato. Anche questo lo compro sotto forma di tavoletta di sapone solida, senza packaging, e questi prodotti sono fatti con erbe naturali e quindi hanno una profumazione più semplice e meno chimica. Creme in barattoli. Rimosso completamente il packaging. Alla Lush trovo queste tavolette di crema solida che tra l'altro sono super comode quando si viaggia, da tenere nel bagaglio a mano, perché ovviamente non è considerato liquido, e soprattutto ho una sola crema per tutto il corpo. Basta. Trucchi. Non compro più trucchi. Ho realizzato che ho 10 ombretti, 15 rossetti, 3 tipi di mascara. Utilizzo e finisco quello che ho, anche perché ogni volta che vado nelle profumerie, in Italia ovviamente, non a Londra, mi vengono dati campioncini e quindi cerco di utilizzare quelli. Quando questi prodotti saranno finiti andrò alla ricerca di prodotti sostenibili e soprattutto che non avranno packaging, perché anche le grandi marche ti presentano questi ombretti in queste confezioni che non possono essere riciclati. Smalti. È da un bel po' di mesi che non metto completamente lo smalto. L'ultima volta che l'ho messo penso fosse stato dicembre per Natale, un bel rosso. Quindi al momento sto cercando di mantenere un'unghia semplice e naturale il più possibile. Un'altra cosa che non compro più sono le riviste. Anni fa adoravo comprare Vogue, fare colazione la domenica mattina con la mia bella tazza di tè e la mia rivista Vogue. Non che io abbia mai comprato prodotti, abbigliamento, scarpe, accessori che venivano proposti su Vogue, però mi piaceva così leggerlo e mantenermi informata sulla moda. Se sono interessata su qualcosa in particolare, semplicemente lo ricerco su Google. Un'altra cosa che mi è sempre piaciuta comprare sono i notebook, soprattutto se sono colorati eccetera. Anche quello ho deciso di eliminarli, non li compro più. Sapone per le mani liquido eliminato, utilizzo la tavoletta di sapone e anche questo acquistata senza packaging. Sapone per il corpo liquido, anche questo in parte eliminato, nel senso che quando posso compro e trovo la saponetta per il corpo solida, senza packaging, solitamente è fatto con ingredienti naturali, quindi davvero lo posso utilizzare in tutto il corpo senza avere 50 differenti tipi di sapone per ogni parte del corpo. E se invece non trovo la saponetta solida, quando vado in questo negozio Zero Waste porto sempre con me una confezione di un vecchio sapone, ovviamente che tengo pulita e riciclata, e semplicemente vado lì, riempio con il flacconcino e ho il mio sapone nel mio vecchio contenitore di plastica. Quello che posso lo riciclo. Contenitori.
Per contenitori intendo scatoline, box che si trovano nelle cartolibrerie. Alcuni vanno bene giusto per mantenere un certo ordine, ma di sicuro non 30, ecco. Souvenir da viaggio. L'anno scorso tra giugno e luglio ho fatto un viaggio in America di un mese e ogni volta che andavo in una città nuova volevo comprare questo, quello. Viaggiando da sola per la maggior parte del tempo e avendo con me solo uno zainetto, mi è stato impossibile comprare tanti souvenir. Cosa che in realtà è stato solo un bene, perché altrimenti avrei portato con me un carico pazzesco, anche perché poi quei souvenir li mettiamo lì, si riempiono di polvere e soprattutto vengono dimenticati. Tazze. E qui mi aggancio al discorso dei souvenir. Ogni volta che visito un nuovo paese adoro comprare tazze che poi mi fanno da souvenir, diciamo. Mi piace comprarle perché poi mi piace l'idea di fare colazione con la tazza che arriva dalla Grecia, la tazza del Canada, la tazza di New York, ma ne ho talmente tante, ho riempito 2 scaffali nel mobile della cucina e tra l'altro alcune le ha mia mamma e mi ha detto basta, ti prego, non portare più a casa tazze perché non sappiamo più dove metterle. Quindi, anche se la cosa mi costa particolarmente, non compro più tazze da un bel po'. Abbonamenti, e qui mi allaccio al discorso delle riviste. Evito di fare abbonamenti per le riviste. Innanzitutto è uno spreco di soldi, 2 un consumo di carta e 3 una scelta poco sostenibile. Io onestamente di abbonamenti ne so poco proprio perché è una cosa che non mi ha mai entusiasmato. Zucchero bianco, non compro più lo zucchero bianco, compro piuttosto lo zucchero di canna o ho scoperto recentemente lo zucchero di cocco. Sono zuccheri meno trattati. Pasta nelle scatole. Evitiamo il packaging, evitiamo la pasta che arriva dalle grandi industrie, compriamo piuttosto la pasta sfusa, senza packaging e soprattutto che arriva da una produzione biologica. Riso in scatola, mi aggancio al discorso della pasta, riso organic che arriva senza packaging. È capitato a me tante volte di fare la paella o di fare il Thai e in questi casi mi serve un determinato tipo di riso e se lo compro nello scatolame 3/4 del riso resta lì e poi devo buttarlo via, il che mi dispiace. Se invece vado in questi negozi zero waste, compro solo la quantità che mi serve. Di conseguenza c'è meno spreco. Legumi confezionati. Odio vedere i legumi in queste borse di plastica, perché anche questi sono tutti prodotti che si possono comprare sfusi. Frutta confezionata, secca. In questo negozio Zero Waste mi dà la possibilità di comprare più prodotti, anche semplicemente a volte per provarli e sperimentarli, ma in quantità minore. E anche qui si riduce lo spreco e di conseguenza si aumenta il risparmio. Formaggi confezionati, non esiste che compro formaggi confezionati, vado piuttosto con le scatolette di plastica che mi sono rimaste dal takeaway che prendevo, lo compro sfuso e invece di farmelo mettere in altra quantità di plastica e cellophane me lo faccio mettere direttamente nelle confezioni di plastica che ho riciclato. Burro nelle scatole di plastica. Anche in questo caso, esattamente come con il formaggio, e compro solo quello che mi serve. Siamo a metà della lista. Uova. Non le compro più al supermercato, ma le compro in un piccolo mercato ed è un contadino inglese che ogni mattina alle 6 si fa trovare pronto con la sua quantità di uova e mi piace andare da lui e comprarle sciolte. È un modo così per agevolare l'economia locale, i prodotti a chilometro zero e andare invece eliminando la produzione eccessiva delle grandi industrie. Olio in bottiglia. Non compro più le grandi bottiglie di olio delle grandi catene, lo compro piuttosto sfuso con la mia bottiglia dell'olio di vetro riciclata, aceto in bottiglia, esattamente la stessa cosa come per l'olio e tu non fai altro che comprare la quantità che ti serve piuttosto che avere 10 bottiglie di vetro all'interno del tuo scaffale. Barattoli di spezie. Anche qui cerco di evitare di comprare le confezioni piccoline
compro piuttosto le spezie fuse senza packaging. Acqua in bottiglia di plastica. Sono anni che non compro l'acqua in bottiglia di plastica, semplicemente non ne trovo l'utilità, è un consumo di plastica senza ragione, uso l'acqua di rubinetto. Frutta e verdure nelle borse di plastica, non esiste, la compro sciolta. Ho comprato delle buste organiche fatte di cotone e lì dentro ci metto frutta e verdura. Una volta sporche le lavo, le asciugo e sono pronte per la prossima volta. Le adoro. Carta d'alluminio. Ho sostituito la carta d'alluminio con le Beeswax Wrap. Sono semplicemente dei fazzoletti di cotone che sono stati bagnati all'interno di una cera specifica e questi vanno a fare l'uso dell'alluminio. Si lavano semplicemente sotto l'acqua e si asciugano e sono pronti per essere utilizzati la volta successiva. Ho sostituito il cellophane, anche questo con queste wrap di wax, di cera. L'unica cosa che non sono ancora riuscita a sostituire è la carta da forno, ma se avete dei consigli da utilizzare come alternativa alla carta da forno, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Cereali confezionati, non compro più le grandi marche di cereali, compro piuttosto i cereali organici e anche lì vado con la mia borsettina di cotone, compro la quantità che mi serve e mi piace comunque vedere i cereali in questi barattoli di vetro che ho riciclato. Dolci preconfezionati. Evito l'acquisto di dolci preconfezionati perché sono pieni di additivi e conservanti e coloranti e preferisco farlo da me, perlomeno so cosa ci metto dentro. Ogni tanto i danni li faccio, però evitiamo questo argomento. Snack. Quelle poche volte che vado nei supermercati tradizionali passo di fronte alle casse con gli occhi bendati, tipo a cavallo, no? Così evito gli ovetti della Kinder, i chocolate bottom e queste cose qui. E quindi arrivo alla cassa senza fare troppi danni. E soprattutto gli snack non fanno bene, ricordiamoci questo. Alcol. Questo è un argomento molto delicato. Non posso dire che non compro alcol, però evito di comprare grandi quantità di alcol. Solitamente ho con me una bottiglia di rosso, una di bianco e ogni tanto ci scappa anche un rosé. Però evito di comprare quelle grandi quantità, perché obiettivamente se l'alcol è lì, lo bevi. Quindi l'idea è, se non ce l'ho, non lo bevo. Bevande gassate. Le odio, non mi piace né la Fanta, non mi piace la Sprite, non mi piacciono neanche i succhi di frutta confezionati. Ogni tanto scivolo con la Coca-Cola, devo essere sincera, ma cerco di non comprarla. Se la compro è perché magari so che mi arriva gente a casa, allora giusto per trovare un'alternativa valida. Cibo preconfezionato, queste cose costano di più rispetto a comprarti la pasta fresca con della salsa, in più c'è un utilizzo di plastica, di packaging in generale che non ha proprio senso. Oggetti per la casa. Evito di comprare oggettistica e soprammobili semplicemente perché stanno lì e fanno la polvere. Decorazioni. Adoro decorare casa, soprattutto durante il Natale. Da quando sono arrivata qui a Londra ho sempre trascorso il Natale in Italia e a casa non c'è mai nessuno. E di conseguenza non ho mai comprato tanti accessori e decorazioni per la casa. Oggettistica per occasioni speciali, qua mi riferisco a feste di compleanno, ho una tovaglia che uso indipendentemente se si festeggia un compleanno, un living party e ho deciso di fare così dall'ultima volta che ho organizzato un living party, quindi ho comprato la tovaglia, i piatti, i bicchieri che poi sono state utilizzate quella volta lì e basta. Cannucce, bicchieri, posate, monoduso. Qui mi aggancio al discorso di prima, non solo non compro più oggetti per eventi particolari, ma evito anche il monouso. Inquina, è uno spreco di soldi, non è sostenibile e soprattutto non è minimalista. Contenitori in più.
Non vado a comprare contenitori che non mi servono, riciclo quelli che ho, dalle vaschettine in plastica del takeaway al barattolo di vetro delle olive o del pesto, eccetera. Spazzolino in plastica. Non utilizzo più lo spazzolino di plastica perché ci mette più di 500 anni per decomporsi e in più si rompe in miliardi di particelle che poi finiscono nei nostri mari. Utilizzo lo spazzolino di bambù. È sostenibile ed è anche più delicato per le mie gengive. Diffusori e candele. Non ne compro più, non mi piacciono, gli odori chimici mi danno fastidio. Se proprio decido di comprare una candela, che tra l'altro non succede da una vita e mezza, compro candele naturali. Impacchi per i piedi, questa fa ridere. Mi piace fare gli impacchi per i piedi perché mi piace avere i piedi lisci, liscissimi. Però non li faccio più, utilizzo la stessa crema che utilizzo per le mani e la metto su anche nei piedi, tanto cosa cambia? È uguale, no? Abbiamo quasi finito, siamo quasi arrivati alla fine. Accessori per il telefono, tra cui le cover, tipo ho questa qui da 3-4 anni, non mi ricordo, infatti poverina, non è più di un rosa bello, sarebbe da cambiare, però vabbè, intanto ce la facciamo andare bene così. Ho comprato solo l'anello perché una volta ero in metropolitana, stavo tenendo il telefono così, uno è passato, robe che mi parte anche il telefono, allora per evitare danni ho comprato questo anello e mi tengo il telefono a dito ed è sicuro. Tecnologia, ridotti gli acquisti al minimo, non voglio Alexa, non voglio sterei super enormi che poi, vabbè, io quelle cose lì non so neanche come funzionano, cioè proprio mi viene l'ansia. Mi limito ad avere il mio telefono, il mio computer portatile, vestiti sportivi. Devo smetterla che se compro quel pantalone lì o quella scarpa lì o quel top lì, improvvisamente vado in palestra. Non ha funzionato per anni e non funzionerà comunque. Quindi ho smesso di comprare vestiti sportivi e finisco quelli che ho. Accessori per la macchina fotografica. Da quando ho iniziato questo canale YouTube ho comprato il tripod, la macchina fotografica, le luci, tutte queste cose che in questo momento mi stanno di fronte. Software, l'altro tripod piccolino e basta. Non compro più, faccio con quello che ho. Fiori freschi. Mi fanno pena, poverini, cioè entrano in casa mia dopo pochi giorni e onestamente sono morti. Allora mi dispiace e non compro più fiori da un bel po'. Però mantengo le piante che ho, è da un anno che convivo con alcune di questi sono secchi, la lavanda non conta, è secca, l'ho comprata 2 anni fa, lì sta, lì è. Questa pianta invece la mantengo. L'ho annegata un paio di volte perché non c'è comunicazione con il mio ragazzo su chi annaffia cosa e quando e più di qualche volta l'ho trovata immersa in 20 cm di acqua, però sta qui e sta sopravvivendo. Sono molto fiera di me. Pastiglie per la lavastoviglie. Non compro più le classiche pastiglie chimiche dai supermercati, compro le pastiglie organiche che funzionano benissimo e appunto non hanno sostanze chimiche all'interno. Sapone per la lavatrice, anche questo non compro più i bussolotti di plastica, vado sempre nel mio negozietto Zero Waste con il mio contenitore di plastica lavato e pulito dalla volta precedente, cose che ho già. Mi riferisco a doppioni. Compro un prodotto solo, evito di avere tanti prodotti per la stessa cosa. Dunque ragazzi, questi sono i 60 prodotti che ho realizzato di non comprare più ormai da 1 anno e mezzo. Questo mi ha portato ovviamente ad avere un risparmio, una consapevolezza verso la sostenibilità e una crescita personale. Se anche voi avete cambiato le vostre abitudini, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono proprio curiosa. Spero davvero abbiate trovato questo video utile e soprattutto motivazionale per intraprendere questa nuova strada del minimalismo, ma soprattutto di evitare il consumismo eccessivo che oggigiorno
influenza la nostra società. Inoltre ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Ciao! Che si dissolvono, dissolvono. Come si dice? In una... Quindi da... dei deodoranti. Cazzo, non so parlare oggi, eh? Ma dimmi te se dovevano trapanare adesso, Maremma maiala.